Pubblicato da Verso la nuova creazione di Stefania Caterina. Messaggio dello Spirito Santo. La forza dei profeti. 24 giugno 2012. Carissimi lettori, il messaggio di questo mese riporta alla nostra attenzione la profezia, come manifestazione della forza di Dio, che è vita. Tutti siamo chiamati ad essere profeti, cioè a manifestare la vita di Dio. Così possiamo diventare membri vivi del popolo di Dio, e preparare la strada a quanti desiderano sinceramente partecipare al piano della salvezza, e diventare creature nuove. Vi auguro di poter essere forti nel Signore come i veri profeti, vi saluto e vi auguro ogni bene. Messaggio dello Spirito Santo del 24 giugno 2012. Vi benedico, carissimi, nel giorno in cui ricordate il grande profeta e precursore Giovanni Battista, nel quale operava magnificamente la forza di Dio. Egli era segno di speranza per il popolo di Israele, perché preparava la via al Salvatore e ne annunciava la venuta. Tutti voi siete profeti, in virtù del battesimo, attraverso il quale siete unti per essere sacerdoti, profeti e re. Nell'unzione battesimale, Dio Trino ed Uno infonde in voi la sua forza, per guidarvi nella vostra missione terrena, al termine della quale rientrerete nel seno del Padre e continuerete ad essere e ad agire nella vita senza fine. Cosa è la forza di Dio? Non è nulla di paragonabile a quello che intendete voi uomini. Non è supremazia sugli altri, né esercizio di un potere, non è presunzione o arroganza. Non è nulla di tutto questo. La forza di Dio è la sua capacità di emanare la vita e di custodirla, in ogni creatura come in tutto l'universo. Nessun altro essere è in grado di generare ed alimentare costantemente la vita, ad eccezione della Santissima Trinità. Le tre persone divine agiscono all'unisono per mantenere sempre acceso in voi il fuoco della vita, che è manifestazione diretta della sua forza. Il Padre è il creatore della vita, il Figlio è colui che la risana e ne cura ogni ferita, lo Spirito Santo la santifica e la eleva al Padre e al Figlio. Così nell'uomo, creato a immagine e somiglianza di Dio, si esprime in pienezza la potenza del vortice trinitario, dalla cui azione dipende ogni forma di vita. Vi ho detto che siete tutti profeti, perché in ciascuno di voi è presente ed agisce la vita di Dio. Tuttavia, in alcuni opera con maggiore intensità il dono della profezia, non perché Dio faccia preferenze, ma perché assegna ad ognuno una missione specifica. La missione del profeta è appunto quella di manifestare la forza di Dio, non una forza umana ma la forza di Dio. Il vero profeta è colui che trasmette la vita divina, e la esprime nelle parole e nelle opere. Il falso profeta è colui che emana egoismo, e che attira su di sé ogni attenzione. Il vero profeta è trasparente, perché attraverso la sua persona è visibile l'azione di Dio. Egli non si frappone mai fra Dio e gli uomini ma fa da ponte fra l'umanità ed il Creatore. Non ostenta mai una sicurezza umana, conta solo su Dio. Il falso profeta si ammanta di ipocrisia per conquistare gli uomini, vuole emergere per dominare. Il falso profeta non viene da Dio, ma da Lucifero, il nemico di Dio. Fin dagli albori della vostra storia, Dio ha mandato sulla terra molti profeti, per aiutarvi nel cammino. Lucifero ha risposto mandando i suoi profeti ingannatori. La forza di Dio, che opera nei veri profeti, si è sempre scontrata con la forza del male che opera in quelli falsi. Sì, figli, anche il male possiede una sua forza, che deriva dalla morte e non dalla vita, e che corrompe. Chi possiede in sé la forza del male è un essere corrotto, perché questa forza alimenta la morte. Tuttavia, gli uomini si lasciano ingannare dall'astuzia del demonio, e credono che la forza del male procuri vantaggi più facili e raggiungibili rispetto a ciò che offre Dio. Perciò molti uomini si offrono a Lucifero per ottenere potere e guadagni. Questa è la via spaziosa di cui vi ha parlato Gesù, che conduce alla rovina ma che si presenta più piacevole e rapida da percorrere. I falsi profeti indicano sempre una via facile e non scontentano nessuno. Si adeguano al sistema di potere e si guardano bene dal contrastarlo, perché essi stessi ne fanno parte a pieno titolo.
Guardatevi dai falsi profeti, ma sappiate riconoscere quelli veri. Questo è il tempo dei veri profeti, perché la mia azione si fa sempre più manifesta nell'universo e smuove ogni cosa. Io sto preparando intensamente lo spirito dei figli di Dio, ed oriento l'intera creazione verso il ritorno glorioso di Cristo. Tutti voi siete impegnati a preparare la nuova creazione, ma essa non verrà prima che Gesù ritorni nella sua gloria. Per questo vi ho detto che è il tempo dei profeti, perché è giunta l'ora che io risvegli il mio popolo. Esso giace assopito, stordito da tante parole senza vita, confuso da maestri e dottori, che non parlano d'altro che di se stessi, ed imprigionano i figli di Dio nelle fitte trame delle loro ambizioni. Vi manderò veri profeti perché vi amo, e perché questa è la mia opera: risvegliare i figli di Dio, istruirli nel profondo e renderli docili all'azione della Santissima Trinità. Preparerò ciascuno di voi, se è di buona volontà e se intende partecipare alla mia opera, a riconoscere i veri profeti. La loro parola sarà la mia parola, la loro forza sarà la mia forza. A nulla serviranno i tentativi di Lucifero di suscitare falsi profeti per contrastare l'opera di Dio. Essi non potranno ingannare quanti si sono offerti a Dio, per mezzo del cuore immacolato di Maria. Inganneranno coloro che non hanno fede, e che corrono dietro a vane promesse. Così i falsi profeti trascineranno con sé quanti sono di ostacolo al cammino dei figli di Dio, saranno calamite, che attireranno a sé ciò che è corrotto. Sedotti e seduttori saranno messi da parte. La forza di veri profeti rinvigorirà il popolo di Dio, gli infonderà coraggio, fino a che il popolo stesso diventerà un popolo profetico, capace cioè di manifestare la vita di Dio e di conoscerne il volere. I figli di Dio si raduneranno in piccoli nuclei, non per ascoltare prediche vuote, ma per mettere in comune i doni di Dio. Lasceranno scorrere liberamente fra loro la vita divina, vivranno una vera comunione fraterna. In ogni nucleo si risveglieranno i doni specifici per la missione di ciascuno e dell'intero nucleo. Ognuno saprà ciò che deve fare, e tutti insieme giungeranno a comprendere ciò che Dio desidera. Sarà la mia potenza a fare questo, non la vostra abilità. Non vi sto parlando di un bel sogno, ma di una realtà, che vedrete realizzarsi fra di voi, a patto che abbiate fede nelle mie parole, e che sappiate rinunciare a voi stessi e alle vostre ambizioni. Siate umili e ben disposti ad accogliere la novità di questo tempo, ed essa vi verrà incontro, senza che vi affanniate a rincorrerla. Mettetevi al più presto in cammino verso la nuova creazione, accogliendo senza riserve Gesù Cristo come Figlio di Dio e vostro Salvatore, ed unendovi a Lui. Se farete questo, il Padre mi manderà a voi, nel nome di Gesù, ed io potrò operare liberamente in voi attraverso di voi. Siate attenti e vigilanti. Unitevi a coloro che desiderano progredire nel cammino per diventare nuove cerature, formate piccoli nuclei, piccole cellule vive del corpo mistico di Cristo. Non è importante che siate in molti a formare un nucleo, è importante che siate vivi. Potete essere vivi solo se amate Dio, se mettete tutto il vostro essere nelle mani di Dio, e se vi amate gli uni gli altri in Dio. Allora il vostro sarà un nucleo ricco di doni, ricco di veri profeti e maestri, di autentici apostoli per questo tempo. Siate ferventi nella preghiera. Non vi chiedo di recitare molte formule, ma di essere costantemente rivolti a Dio in ogni cosa che fate. Il vostro pensiero si elevi a Dio nelle vostre attività di ogni giorno. Potete pregare sempre, e senza fatica, se siete consapevoli che Dio è accanto a voi in ogni momento, se credete che vi comprende, vi ascolta e vi osserva con amore, pronto ad aiutarvi in ogni difficoltà. Se credete a tutto questo, state già pregando. Siate forti perché Dio vi ha donato la sua forza, ed essa è capace di abbattere ogni ostacolo. Siate consapevoli della vita, che è in voi, che è dono di Dio, e che scaccia la morte. Allora avrete la stessa forza dei profeti, dei santi, dei martiri, la forza di quanti hanno servito Dio lungo i secoli ed hanno lasciato dietro di sé il ricordo ed il profumo dell'amore di Dio.
Vi benedico e vi custodisco con immenso amore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.